Di elettrotecnica non ne capisco niente. Circuiti di binario? Percentuale di massa frenata. Ma come faccio ad imparare a memoria le misure dei bordini? Non ricordo nemmeno che ho mangiato a colazione. Sì, me l'hanno spiegato, ma proprio non l'ho capito. Anche alle superiori queste materie sono state sempre un mistero per me. Ho studiato, ho fatto gli schemi, ma davvero non riesco proprio a capirlo. Io non sono portato per lo studio, io vado meglio in pratica. Mettetemi un'etichetta e mi avrete annullato, scrisse Kierkegaard. Ma questo sono io, è nella mia natura, è il mio carattere. Le etichette ci plasmano, soprattutto se le stesse ci rendono unici. Fin da piccoli la società tenta di etichettarci, di incasellarci, di assegnarci un'etichetta, perché è più facile così, per loro, ma anche per noi. Molte volte accettiamo di buon grado queste etichette perché ci evitano attività sgradevoli. Non so niente di edilizia ed evito di pitturare la parete del bagno, perché non so nemmeno come si fa. Ed evito di gonfiare le gomme della macchina, perché non sono un gommista. Sono comportamenti che giustificano un'immobilità, dei pretesti, invece di dire che una cosa semplicemente ci annoia o non ci interessa farla, che sarebbe peraltro non solo perfettamente normale, ma anche sano, ci giustifichiamo con una bella etichetta, così non devi dare troppe spiegazioni. Ed è più facile. Non sono bravo in elettrotecnica, non riesco ad imparare le cose a memoria, non so parlare in pubblico. Tutte queste etichette garantiscono il tuo non impegnarti per raggiungere l'obiettivo. Non imparare il giallo a memoria. In altre parole, evita la fatica di comprendere quella determinata materia o quell'attività che hai sempre trovato non adatta a te, difficile o semplicemente noiosa. I numeri, le formule, che palle, non è colpa tua ed è vero perché il cervello biologicamente tende a farti evitare la fatica, è così. E quindi, convincendoti del fatto che tu non sei portato per il basket, ti assicura che nella tua vita non avrai mai a che fare con quella palla arancione, né con i giganti alti 2 metri, allo stesso tempo. Allo stesso tempo giustifica anche un tuo fallimento o scarsi risultati che tu hai ottenuto in quel determinato campo. Giustificarti con un io non sono portato non fa altro che giustificare il tuo non impegnarti, perché siamo cresciuti in un mondo dove se devi fare una cosa, devi farla bene. Ma non bene bene, devi essere un campione e tutto ciò è assurdo. Ma se continui a fare quello che hai sempre fatto, non ti esponi a rischi. E se tutti continuiamo a rimanere convinti dei nostri limiti, nessuno si sforzerà mai di cambiare. E se non lo fa la maggior parte della gente, ma perché dovrei farlo io? Perché come dice mia moglie, quello che sei oggi è il risultato di ciò che hai fatto ieri. E se ieri non hai fatto niente, oggi sei lo stesso di ieri. E se oggi non fai niente, domani sarai lo stesso di oggi. In pratica non c'è una grossa differenza tra te e questa. Ecco, servirsi a lungo delle etichette ti porta a crederci. E crederci ti porta a darti dei limiti. Limiti che accetti e che ti permettono di evitare di faticare e rischiare di fallire nel tentativo di cambiare. Ma io non voglio cambiare. Il problema sta nel come approcciamo all'ignoto. Seduti comodamente sulle nostre sedie in classe o alla nostra scrivania tentando di essere istruiti passivamente da un'unica persona che parla o da un libro che sembra scritto per laureati in ingegneria aerospaziale. E così scopriamo la ferrovia e la vita tramite nozioni e ci priviamo dell'esperienza. Eliminiamo l'avventura, perché la società tende ad incoraggiare la sicurezza, la cautela. In fondo, se è sempre fatto così, perché dovrei cambiare? Prova a domandarti: qual è stata un'esperienza che ami ricordare? Il primo bacio? La prima cotta? O magari quella corsa sulla spiaggia urlando con un tuo amico? O, perché no, la prima volta che sei stato scoperto dai tuoi a fumare una sigaretta? In quel momento scommetto che ti sentivi vivo, libero, ed hai fatto ciò che hai voluto, ed hai vissuto. Aprirsi a nuovi modi di vedere e di vedere il mondo significa abbandonare la nozione secondo la quale per studiare gli elettroni devi essere nato con un particolare talento o che per memorizzare devi leggere e ripetere. Abbandoniamo il modello che tollerare le proprie debolezze è meglio che cambiarle. Noi viviamo l'avventura attraverso i media, i social. Ammiriamo i nostri eroi che vivono il pericolo dell'ignoto sulla loro pelle e dalla fine vincono.
Poi però spegniamo la TV, andiamo a dormire e domani tutto inizia nuovamente. Le nostre etichette, i nostri limiti e la nostra sicura, sempre uguale vita, sperando che non interroghi me perché sennò che gli dico, o che non mi capiti di dover superare un segnale a via impedita, o che peggio, mi trovi di fronte ad una decisione se scartare quel veicolo oppure no. Sentite che qualcosa stride. Speriamo che non accada niente. Ma ripeto, la società ci stimola a stare buoni fin da piccoli. Perché rischiare? Ci sta che qualcuno voglia tenervi buoni o che proprio voi non vogliate rischiare di fare una brutta figura, ma mentre tu ti rilassi nella tua comfort zone, il tempo passa e non torna indietro. È vero, provare a superare l'ostacolo fa paura, l'incertezza del risultato, l'ignoto. E se noi confondessimo questa paura? Se noi sfruttassimo questa sensazione come campanello di allarme e cercassimo nuove possibilità, nuovi strumenti per migliorare e superare i nostri limiti, non solo il caro e vecchio testo normativo, ma sperimentare nuovi mondi, nuovi punti di vista per cambiare, per non essere quelli di ieri, così da trasformarci in chi abbiamo sempre sognato di essere, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di diventare. Immaginati domani davanti ad una situazione che oggi ti immobilizza, come una normalità in linea, o in stazione, un esame, o peggio, l'esame di certificazione del requisito professionale, ed affrontarla in modo tranquillo, sicuro di te, assolutamente consapevole e padrone della situazione. Se non avessimo accettato la possibilità di cadere, non avremmo mai provato la libertà di camminare. Lì abbiamo oltrepassato la paura ed eravamo nati da un anno. La vita inizia dove finisce la zona di comfort. Devi andare lì e forzarti ad uscire, conoscere le tue paure, diventare padrone delle situazioni e degli argomenti che ora ti provocano disagio, con curiosità, come un bambino. In questo percorso non sarai solo, siamo in tanti e tutti abbiamo le tue stesse paure. Ognuno di noi è unico ed eccezionale ed ognuno di noi ha i suoi tempi, i suoi modi di apprendere, le sue domande, i suoi nemici da combattere. L'unica cosa che devi fare ora è buttarti, saltare, senza giudicarti e senza paura di essere giudicato, senza etichette. Il tempo è il nostro bene più prezioso e saltare è molto meglio che cadere.